settennato di Giovanni Gronchi è tra i meno studiati e sottovalutati della Prima Repubblica e oggi siamo qui per mettere fine a questa tendenza. Ciao a tutti, io sono Hyper Nick the Great, faccio video di storia e politica italiana in stile giornalistico qui su YouTube e oggi voglio parlarvi di Giovanni Gronchi. Parto subito dicendovi che questo video è stato ispirato in larga parte dall'articolo di Gianluca Passarelli su Il Domani, altro giornale che consiglio. Questo testo penso sia un ottimo resoconto sul perché il mandato di Gronchi sia così interessante. Finito questo video, se vi è piaciuto vi incoraggio a mettere mi piace ed iscrivervi se siete nuovi. Il link dell'articolo sarà in descrizione, ma avendo fatto la mia tesi di laurea sui rapporti tra Gronchi e Mattei ho parecchie cose da aggiungere, quindi non cliccate ancora via. Detto questo, direi di iniziare. Durante la presidenza di Giovanni Gronchi l'Italia si trovava in un contesto nazionale e internazionale molto significativo. Gronchi, secondo capo dello Stato e primo esponente della democrazia cristiana ad assumere tale ruolo dal 1955 al 62, si trovò ad affrontare importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Trattati di Roma e il boom economico. Tuttavia, l'Italia era ancora divisa da un confine ideologico, simbolico e sociale che la separava e la rendeva un punto di confine geopolitico tra est e ovest nel cuore della guerra fredda. Il centrismo politico rappresentato dalla DC, il Partito Socialista Democratico Italiano PSD, il Partito Liberale Italiano PLI e il Partito Repubblicano Italiano PRI, stava vivendo una crisi a causa della contrazione elettorale della DC dopo il periodo di Alcide De Gasperi, dopo lo scandalo della legge truffa del 1953, dove i democristiani avevano tentato di cambiare la legge elettorale per guadagnare più seggi a scapito dei voti. Molti italiani avevano perso la fiducia del partito e votarono per qualcun altro dopo questa cosa. Ma anche oltre quel piccolo scandalo, la formula politica non sembrava più sufficiente per affrontare le crescenti pressioni sociali e le richieste di maggiori diritti sociali, civili e individuali, quindi si iniziarono a cercare delle alternative. Una di queste era la collaborazione con i socialisti, che diventerà eventualmente realtà, ma ai tempi della morte di De Gasperi sembrava una prospettiva improbabile e ostile. Le difficoltà della leadership indipendente della DC si erano già manifestate durante i governi di Pella e Scelba, durante la fase finale del mandato di Luigi Einaudi per via delle tante manifestazioni e scioperi in fabbrica di un'invasione di Trieste dalla Jugoslavia. Solo grazie alla fermezza e alla inamovibilità di De Gasperi si erano evitate derive estreme e alleanze pericolose, questo nonostante una componente di destra della DC legata ai circoli curiali vicini al pontefice Pio XII avesse cercato di formare un'alleanza con monarchici e nostalgici del regime fascista con l'operazione Sturzo alle elezioni comunali di Roma del 52. Sturzo era il fondatore del Partito Popolare Italiano, cioè la DC del Regno. Per quanto non si fosse mai tesserato alla balena bianca per motivi vari, era comunque visto da molti come un modello ideologico, come Evola con l'MSI, giusto per dirne uno. L'anticomunismo di Sturzo sorpassava di gran lunga il senso di diffidenza nei confronti dei missini. De Gasperi, invece, rimanendo fedele ai principi dell'antifascismo, si oppose fermamente all'alleanza anticomunista tra DC, MSI e monarchici, proposta in quelle amministrative, decisione che portò lo scudo crociato alla vittoria. Gronchi venne eletto quasi per dispetto al segretario della DC del momento, Amintore Fanfani, che dopo la morte di De Gasperi non riuscì a compattare il partito bianco in una forza unica per portare Cesare Merzagora al Quirinale. Gronchi, che ai tempi era presidente della Camera, nonché tra gli esponenti più riconosciuti dell'opposizione interna a De Gasperi, era visto da molti ai tempi come una nuova alternativa. A livello internazionale Gronchi optava per un'apertura all'Oriente, ovvero sia all'URSS che ai paesi non allineati. In particolare fu grande sostenitore delle iniziative di Enrico Mattei, presidente dell'ENI, nelle ricerche di gas naturali nei paesi medio orientali non allineati o del blocco sovietico. In quel periodo in Francia si consolidò la Quinta Repubblica con l'elezione del presidente Charles de Gaulle grazie ad una svolta costituzionale. Negli Stati Uniti la vittoria di John F. Kennedy portò a una nuova fase di relazione con l'Europa e l'Est, durante una visita ufficiale in Unione Sovietica nel 1960 che portò fino alla caduta di un governo, cosa che approfondirò in seguito. Gronchi ebbe scambi accesi con il leader sovietico Khrushchev riguardo allo status giuridico internazionale di Berlino e alle argomentazioni sulla superiorità del capitalismo e del comunismo. Quando Gronchi qualche anno prima aveva suggerito un referendum nelle due Germanie per chiedere ai tedeschi
tedeschi da che parte preferirebbero stare, Khrushchev suggerì a Gronchi di iscriversi al Partito Comunista, ma Gronchi rispose promuovendo le virtù della DC e offrendo la tessera del partito al leader sovietico. Gronchi era fortemente favorevole al dialogo e al contenimento della guerra fredda e svolse un ruolo attivo nella politica estera italiana, sebbene con risultati talvolta contrastanti. Ciò portò ad alcune tensioni con gli Stati Uniti, soprattutto durante la crisi di Suez del 1956, quando volle mandare una lettera al vicepresidente americano Richard Nixon, proponendogli un intervento militare nella zona contro l'esercito di Nasser se in cambio fossero stati dati degli sconti all'Italia sull'acquisto di materie prime dagli Stati Uniti. Il governo ai tempi era il primo di Antonio Segni e a bloccare la lettera fu il ministro degli affari esteri Gaetano Martino. Quando la vicenda venne a galla ci fu una crisi di governo. Gronchi inoltre auspicava un maggiore coinvolgimento italiano a sostegno del processo di decolonizzazione e di una politica estera indipendente rispetto alle grandi potenze e si espresse positivamente nei confronti di una possibile riforma che portasse il presidenzialismo nel paese, cosa che piaceva moltissimo anche agli esponenti di estrema destra di Arturo Michelini del Movimento Sociale Italiano, aspetto che approfondisco ampiamente nel secondo episodio della mia serie sui post-fascisti che troverete qui in alto. Il presidente contribuì all'ampliamento e il miglioramento del welfare state attraverso un sistema misto dove alcuni settori erano privati e altri nazionalizzati come l'energia elettrica e il servizio postale. Gronchi ai tempi era spesso dipinto dalla stampa come un presidente incapace, arrogante e antipatico per portare avanti misure decisamente stataliste in confronto ai predecessori. I ministri de Gasperiani come Piccioni, Scelba e Corvino avevano decisamente un rapporto più laissez-faire sull'economia, mentre i gronchiani, appartenenti alla corrente della base come Vanoni, Sullo, Tambroni e in parte Pelle e Zoli, volevano uno Stato più partecipe all'economia e questi interventi, che non erano particolarmente intrusivi, furono la chiave allo sviluppo economico che portò ad un benessere generale di tutte le classi sociali. La bad press era anche dovuta al fatto che in quel periodo tutti i giornali erano di destra e dalla parte degli imprenditori che non potevano più trarre guadagno dal promettente settore delle materie prime perché il governo aveva nazionalizzato tutto. Ora però non fraintendetemi, le misure liberiste dei De Gasperiani nell'immediato dopoguerra sono state essenziali per risollevarci dallo stato di povertà portato dal fascismo, ma sono anche convinto che l'apertura a sinistra della Democrazia Cristiana sia stato anche un passo giusto da prendere che ha portato tutti gli italiani a godere di un improvviso miglioramento delle condizioni di vita. L'immagine politica di Gronchi è macchiata dalla stampa e dai fatti di Genova e il governo Tambroni del 1960, quello succeduto a quello caduto dopo la sua visita in Russia, che hanno cementato la sua immagine in una scultura ambigua di opportunismo e arroganza. Riconosco molto in Gronchi caratteristiche eccentriche di opportunismo, ma praticamente tutti i politici sono opportunisti. Nei miei video lo dipingo sempre come personaggio stravagante e imprevedibile che vuole mettere l'Italia al centro e non sottostare direttamente a nessuno, trovando compromessi tra le grandi potenze. Per chi se ne intende, mi ricorda molto il presidente dell'Indonesia Sukarno, senza ovviamente la svolta autoritaria finale. Detto questo, direi che ho finito. Grazie per aver guardato, diventate membri per sostenere il canale e se vi piace Gronchi come personaggio potete andare su Redbubble e comprare un poster, un adesivo o una maglietta con queste illustrazioni. Voi che ne pensate di Gronchi? Commentate qui sotto. Ci vediamo alla prossima.